Ciao a tutti e benvenuti in Appuntamento in Giardino. Bagnare o non bagnare il giardino in inverno? Questa è una domanda veramente molto ma molto importante, perché spesso con la voglia di intervenire in giardino, per stare in giardino a fare i lavoretti eccetera, può venire voglia di bagnare le piante del giardino perché magari le vediamo un pochettino in difficoltà. Però è una cosa che possiamo fare e purtroppo bisogna valutare tantissime cose in giardino, a partire un po' da che tipo di terreno abbiamo in giardino, perché se abbiamo un terreno molto sabbioso, sicuramente è un terreno drenante, quindi tende a perdere velocemente l'acqua, l'umidità, e quindi c'è bisogno poi di tenerlo abbastanza idratato o magari proteggerlo con una pacciamatura. Oppure se abbiamo, come nel mio caso, un terreno argilloso, questo terreno tende a trattenere sempre un po' di umidità. Se io scavo, adesso il terreno è ancora duro, gelato, nei punti in cui le talpe hanno sollevato la terra, se vado a prendere questa terra e la tocco, sento che non è secca, nel senso è sempre un pochettino umida, perché un terreno argilloso, nel mio giardino a volte io penso che in alcuni punti è addirittura limoso, è un terreno che trattiene molto l'acqua e quindi questo mi aiuta a cercare di non intervenire con le bagnature nel periodo invernale in giardino. Non l'ho quasi mai fatto e ho visto che le piante si sono sempre riprese bene, però attenzione, come dicevo, se abbiamo un terreno molto sabbioso o roccioso che tende a perdere molto l'acqua, allora lì possiamo intervenire, fare dei piccoli interventi. Volevo fare un giretto in giardino perché vedo che alcune piante, nonostante il mio è un terreno argilloso, alcune piante sono un pochettino in difficoltà. Ma questo perché? Perché sono 3 mesi circa che non piove e sono 3 mesi in cui non è caduta la neve. Aspettavamo la neve qualche settimana fa perché davano un po' di neve, ma non ha nevicato. Quasi tutte le mattine c'è un meraviglioso sole che sembra quasi un sole di primavera e tutti i pomeriggi poi arriva un freddo bestiale che prosegue poi durante tutta la notte fino al mattino, gelando e brinando il giardino. Quindi capite che anche le piante in questo momento possono trovarsi un pochettino in difficoltà. L'ideale sarebbe, come fino a una decina di anni fa, perché poi non è più successo, tutta una serie di nevicate che nel periodo freddo servono per tenere protetto il terreno da quelli che sono gli agenti atmosferici particolarmente pesanti, come ad esempio il gelo. Il gelo è un qualcosa che può non danneggiare il giardino se c'è un manto nevoso che lo protegge, mentre può essere un qualcosa che può danneggiare le piante del nostro giardino se c'è appunto l'assenza della neve, che è proprio la cosa più importante in inverno, perché tende proprio a creare questo manto che protegge anche un pochettino il nostro terreno e le radici delle nostre piante da quello che è il freddo particolarmente intenso. È proprio una cosa naturale che serve proprio per proteggere radici e terreno. Purtroppo non c'è, e non c'è neanche l'acqua perché non sta più piovendo, sono quasi 3 mesi che non cade una goccia d'acqua. C'è stata qualche piccola pioggia in passato, ma non è stata sufficiente perché è durata pochissimo e quindi ha soltanto bagnato leggermente lo strato superficiale del terreno. Quindi capite che questo cambiamento climatico che c'è porta poi a rivisitare un po' tutte le regole classiche delle coltivazioni nel periodo invernale, della gestione del giardino nel periodo invernale, perché le cose stanno cambiando e quindi bisogna adottare sempre dei metodi nuovi per cercare di capire come adattarsi a questo tipo di cambiamento. Se fosse come 10 anni fa, con queste nevicate, 3-4 belle nevicate in cui la neve rimane nel terreno per tanto tempo, bene, sarebbe tutto a posto perché è una cosa talmente naturale, però purtroppo questa cosa sta mancando e il giardino in alcuni punti si presenta veramente sofferente. Adesso faccio una passeggiatina nel giardino, la voglio fare con voi, per osservare un pochettino questa sofferenza che c'è anche in queste piante, non tanto per il freddo, perché io ho scelto nel mio giardino sempre delle piante molto rustiche, quindi non tanto per il freddo, ma quanto per la mancanza di precipitazioni e soprattutto la mancanza della neve, che è proprio quel velo protettivo che fa soltanto bene al nostro giardino. Eccomi qua davanti a questi iris che fanno parte del sentiero degli iris. Se avete visto i canali di Appuntamento in Giardino
In passato ne ho parlato tantissimo di questo sentiero di iris che ho fatto, che in primavera esplode con tante fioriture. Questi iris si trovano in una zona un po' alzata del mio giardino, una collinetta. Questa collinetta è sempre un po' più asciutta rispetto al resto del giardino e quindi l'acqua quando piove, in estate, primavera, quando ci sono queste piogge abbondanti, qui l'acqua tende a scendere giù verso il resto del giardino. In effetti gli altri iris che si trovano un po' più in giù hanno delle foglie molto più belle. Questi che sono sull'altura, ma un po' tutti, si presentano in maniera drammatica in inverno, ma io li lascio qui, perché comunque questi sono sempre un po' in una zona salvifica del mio giardino, perché il resto del giardino è abbastanza, non dico proprio in piano, ma è abbastanza omogeneo. E quindi questo cosa vuol dire? Che quando piove lì l'acqua si deposita veramente tanto e a volte tende anche un po' a ristagnare, poi in più è anche un terreno argilloso, quindi immaginate. Questi invece si salvano sempre. In inverno assumono questo aspetto terrificante, ma ci sono delle nuove crescite e questo mi fa pensare proprio che porteranno poi i fiori la prossima primavera e quindi loro sono in una zona un po' di salvezza, però purtroppo rispetto agli altri hanno sempre questo aspetto terrificante, diventano molto più piccoli, ma è un loro modo di sopravvivere in questa stagione fredda. Sicuramente avrebbero delle foglie un po' più belle e fiorirebbero molto di più se io avessi un terreno un pochettino più sabbioso e ci fosse poi questo periodo invernale normale, ovvero con delle nevicate ed altro, un po' come le vecchie stagioni, quelle in cui tutto arrivava come doveva essere. Invece con questo cambiamento climatico adesso, come ho già detto, 3 mesi che non cade una goccia d'acqua e quindi anche gli iris, nonostante sopportano la siccità, si trovano poi a soffrire leggermente, ma io non li bagno perché so che se vado a bagnarli con un terreno argilloso che ho, perché effettivamente guardate, continua a compattarsi, quindi questo vuol dire che il terreno è umido. Io continuo ad avere un terreno umido perché è argilloso, fosse sabbioso io questa roba qui non riuscirei a farla e quindi questo mi fa capire che nel mio giardino, nella terra, l'umidità necessaria per la sopravvivenza delle piante c'è. Se fosse un terreno sabbioso dovrei magari intervenire con un qualcosa, però loro sono piante robuste e le lascio qui così come sono, aspettando la fioritura poi in primavera. Anche la lavanda è una pianta abbastanza rustica, è una pianta rustica che sopporta la siccità, quindi se ce l'abbiamo nel giardino, in inverno, come in questo caso non piove da 3 mesi, non andiamo a bagnarla con abbondanti dosi di acqua, magari non bagniamola proprio, sempre osservando però il tipo di terreno che abbiamo. Le lavande sono piante comunque abbastanza robuste, potete vedere, io ne ho messe qui, in questo percorso che sale ancora su, fa una curva, devo aggiungerne ancora 2, ma non andrò ad acquistarle, 3 ne devo aggiungere, non andrò ad acquistarle, piuttosto farò una moltiplicazione, anche perché in un vaso ho 2 lavande piccoline che andrò a sistemare poi qui in giardino per completare questo percorso di lavanda. Adesso è il secondo anno, questo il 2025 sarà per loro il secondo anno di crescita qui nel mio giardino, quindi porteranno già un po' più fiori. Ricordo sempre che la lavanda in questo periodo naturalmente non la tocchiamo, la lasciamo così, dopo la fioritura va potata, però è una pianta che non va potata arrivando al legno, bisogna sempre fare una potatura prendendo i ciuffetti dove c'è il fiore che è sfiorito e lo si taglia proprio poco sotto cercando di dargli una forma. In questo modo la lavanda si manterrà sempre come un bellissimo cespuglietto. Se noi arriviamo a tagliarla proprio alla base, proprio dove c'è il legno, arriviamo al legno, si rischia poi di danneggiare la pianta e quindi può portarla anche a volte anche alla morte se tutta la pianta è stata potata arrivando al legno. Quindi teniamoci sempre con le potature sulla parte delle foglie, sulla parte morbida. In questo modo non ci possiamo sbagliare e cerchiamo sempre di dargli una forma un po' a cespuglio compatto, così la pianta si presenterà sempre molto bella. Se la trascuriamo la lavanda tende a diventare a lignificare molto alla base, allungandosi e prendendo poi delle forme particolarmente strane che però portano comunque sempre delle fioriture. Però è bello averla un po' a cespuglietto compatto, io questo voglio farlo con le lavande del mio giardino. Sono piante giovani, le ho comprate che erano piante molto giovani, ma comunque erano piccoline così, adesso vedete che ogni singola pianta è diventata un bel cespuglio, quindi quest'anno ci sarà ancora una crescita, diventeranno molto più grandi, e in inverno sono piante che io non curo particolarmente, le lascio qui, al limite
Se abbiamo un terreno sabbioso, quello che possiamo fare con la lavanda per mantenere in inverno un grado di umidità magari leggermente superiore per aiutare magari queste piante, possiamo apportare un po' di pacciamatura che magari possiamo anche togliere magari poi in primavera perché comincerà poi la stagione di crescita della pianta e lei, la lavanda, è una pianta veramente robusta che non ha bisogno di grosse bagnature e sopporta anche lei anche una buona siccità, quindi è una pianta che ha bisogno di cure più che altro su quello che è la potatura, bisogna fare molta attenzione sulla sua potatura. Ecco la Euphorbia caracias subspecie Wulfeni, una pianta che ho voluto portare qui nel giardino perché fa queste fioriture particolarmente grosse a pannocchia gialle che mi piacciono molto. Questa è una pianta che va potata poi eliminando la vegetazione vecchia, lasciando tutto ciò che c'è di nuovo in modo da rinnovare il cespuglio di volta in volta, anno dopo anno. Adesso qui ad esempio sta producendo delle nuove fogliette, anche qui potete vedere che c'è qualcosa di giovane che sta crescendo, anche questi rametti qui non andrò a toglierli perché la punta terminale mi fa capire che sono in vegetazione, non sono dei rametti secchi. Io lascerò che questi poi prendano il sopravvento su questi che sono un po' più grandi, che sono quelli un po' più vecchi, che andrò ad eliminare. Però all'inizio della primavera io osserverò questa pianta, perché se questo ramo porterà ancora una buona vegetazione piuttosto lo lascio. Quindi non è da tagliare a zero a livello della terra, ma cercare di controllarla togliendo tutto ciò che c'è di vecchio e facendo un rinnovo della pianta con le nuove vegetazioni che partono anche particolarmente dalla base, perché tende a produrre proprio delle piccole nuove vegetazioni che poi diventeranno delle cose di questo tipo e la pianta può diventare ancora anche più grande. È una pianta che ho messo in giardino un po' per esperimento, non la conoscevo bene e cerco di seguirla tutti gli anni senza dargli una potatura con una regola precisa, ma cercando anche qui di assecondarla in base a come vuole crescere, tenendo sempre le parti vegetative che mi piacciono di più. E riesco ad ottenere sempre questi bellissimi fiori. Adesso qui è tutto molto, vedete, accasciato, è una pianta che sopporta la siccità, è tutto molto giù, anche le foglie eccetera, proprio perché è una stagione anche per lei di riposo, nel senso che sta qui e si gode il freddo invernale per ripartire poi in primavera con la sua vegetazione. Quello che c'è da dire, come potete vedere qui, è che tende a mantenere poi le foglie su e vedo che alla base i rami si spogliano molto, quindi facendola crescere senza interventi, secondo me più avanti si avrà poi un qualcosa di molto spoglio nella parte centrale e vegetazione poi nella parte un po' superiore. Quello che voglio fare io è cercare di mantenere un qualcosa di molto cespuglioso e compatto. Comunque anche qui vedrò poi come intervenire su una pianta che effettivamente non conosco molto e in cui mi piace giocare poi in giardino, dandogli un po' un portamento abbastanza ordinato e facendo, come dicevo, appunto che ci sia uno sviluppo anche sulla base della pianta per non tenere tutto molto spoglio, come potete vedere in questo caso. Anche riguardo le rose, il mese di gennaio, diciamo dicembre, gennaio, mesi particolarmente freddi, sono mesi in cui anche le rose dovrebbero essere lasciate in pace. Non facciamo un intervento di potatura perché magari, visto che il giardino richiede un po' meno lavoro in questo periodo, magari ci dedichiamo una giornata di potatura delle rose in modo da averle già pronte in primavera. Non corriamo questo errore. Facciamo tutto alla fine dell'inverno. Se abbiamo delle piante che non sono particolarmente belle, lasciamole così per adesso, seguiamole e osserviamole più che altro se c'è un inizio di malattia di qualche tipo per capire come intervenire dopo, per quello che riguarda magari la potatura. Magari possiamo osservarle, ci segniamo su un taccuino, se abbiamo qualche pianta di rosa, non tantissime, possiamo segnarci sul taccuino magari il tipo di rosa che abbiamo acquistato, eccetera, e l'intervento che dobbiamo fargli magari, che uno necessario assolutamente poi a fine inverno sarà quello di eliminare tutti i rami che si incrociano all'interno del cespuglio per creare una forma a vaso aperta all'interno in modo che ci sia circolazione d'aria, perché adesso è vero c'è un bellissimo sole, c'è una giornata che invoglia un po' di venire qui in giardino a cominciare a tagliuzzare un pochettino per sistemarlo un po', però è anche vero che magari, che ne so, magari tra 2 giorni arriverà una gelata pazzesca e tutte le ferite che abbiamo fatto sulla pianta possono poi portare alla pianta stessa magari un qualcosa che la danneggia. Quindi cerchiamo di contenerci un pochettino. Io anche in questo periodo sono un po' propenso a scendere giù, faccio questo, faccio quello,
ma più che altro i lavori da fare in questo periodo in giardino sono quelli di rimozione di tante cose. Ad esempio potete vedere che là sotto, non so se si vede dall'inquadratura, ci sono delle foglie di banano cadute lì, dei pezzi di banano. Potrei venire magari qua in giardino con un bel rastrello, visto che è una bella giornata di sole, e farmi una rastrellata magari di queste zone, proprio per cercare di tenerlo pulito. Queste sono cose che possiamo fare in giardino. O ad esempio, vedete qui, si è staccato il paletto della mia rosa qui in giardino. Questo paletto non lo lascerò qui in giardino sdraiato, magari lo prendo e lo porto magari in una zona in cui accumulo il materiale che gira qua nel mio giardino. E questi, i lavori di pulizia in giardino in questo periodo sono assolutamente consigliati, proprio per preparare poi il giardino alla fine dell'inverno, quando partirà la vegetazione delle nostre piante, già con un grado di pulizia ben fatto. Ad esempio la palma che ho qua su ogni tanto fa cadere le sue fioriture. Questa è caduta qualche giorno fa, vedete che c'è questa roba qui buttata nel mio giardino. Non la lascerò qui, la prenderò e magari me la porto vicino al compostaggio, nella zona in cui accumulo tutto il materiale in più del mio giardino, proprio per dare al giardino un aspetto un pochettino ordinato. E di lavori ce n'è da fare veramente tanti. Adesso vi faccio vedere come si è ridotto il banano in questo periodo invernale, così capite che anche lì c'è da fare un bel po' di interventi. Ecco il banano, potete vedere che io, come avevo detto in un precedente video d'appuntamento in giardino, ho eliminato tutti i fusti più grossi, perché quest'anno lo voglio imponente come sempre, perché è una pianta abbastanza imponente, potete vedere che è molto alta eccetera. Andrò a pulirlo poi a fine inverno e non permetterò più a questo banano di sviluppare dei nuovi fusti all'interno del gruppo, perché qui ho le mie piante da ombra che vogliono un'illuminazione un po' da sottobosco filtrata, e eliminando tutto ciò che c'è di particolarmente imponente all'interno, fusti molto grossi, faccio sì che entri un pochettino di luce magari con le prime luci del mattino. Nel mezzogiorno, quando il sole sarà bello alto, le foglie del banano metteranno poi in ombra queste piante che non vogliono appunto un'illuminazione diretta, solare, potente e calda, che è proprio la luce del sole, soprattutto in estate. Per concludere questo video di appuntamento in giardino vi faccio vedere la Catalogna qui sotto la serra tunnel, aperta alle due estremità. Potete vedere che qui è una zona del mio giardino qui sotto la serra che non gela mai. Qui io non ho trovato nulla di brinato, ma fa sicuramente molto freddo anche qua sotto, perché non è una serra chiusa ma è aperta. Qui io intervengo soltanto con una piccola bagnatura quando vedo le foglie della Catalogna, come in questo caso, che si sono un po' sdraiate. Vedete che è molto molle come pianta, queste hanno bisogno di un pochettino di acqua, ma non tantissimo, proprio per quel minimo necessario che serve alla pianta per mantenersi in salute, dandomi l'opportunità di continuare a raccogliere le sue foglie. Potete vedere che qua, non so se si vedono dall'inquadratura, ci sono anche i tagete. Io questi li lascio per adesso qui, poi andrò a raccogliere i semi per poterla poi disseminare in giardino, perché è una pianta che mi piace molto avere nel mio giardino. Quindi Catalogna da bagnare un pochettino. Vi faccio vedere adesso anche il radicchio, messo non tantissimo tempo fa qua sotto la serra. Si sta sviluppando poco proprio perché fa freddo, ha interrotto un pochettino la sua crescita, e più che altro io effettivamente qua sotto la serra vengo pochissimo, solo per raccogliere le foglie della Catalogna, e non ho più bagnato particolarmente questo terreno, quindi ha bisogno di un pochettino di acqua, che farò proprio perché non è un terreno che gela, e quindi qui effettivamente le piante hanno bisogno di una idratazione. Qui ci sono alcune piante di radicchio, vedete che sono qui già da un mese, ma è arrivato il freddo, quindi si sono fermate. Io qui vado ad apportare un pochettino di acqua, perché qui il terreno è sempre argilloso, questo nel mio giardino. Vedete che anche qui, se io faccio in questo modo, la terra tende a compattarsi, ma non come il resto del giardino esposto alle intemperie, che è un pochettino più umido. Questo è un pochettino meno umido, e quindi qui nel mio orto serra devo apportare un pochettino di acqua per garantire a queste piante un po' di idratazione. Quindi anche i miei radicchi andrò a bagnarli oggi, proprio perché c'è un bel sole. La temperatura è abbastanza mite, diciamo, fa freddo ma non tantissimo, e questo mi permette di poter portare un pochettino di acqua. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video di appuntamento in giardino.
un video così fatto in questa mattinata di silenzio incredibile e soprattutto anche un po' di freddino. Io ho appena superato un'influenza, quindi adesso vado a rintanarmi in casa al caldo perché non vorrei ricadere malato. Anche perché è meglio tenersi un po' in salute in questo periodo, perché ci avviciniamo sempre di più in un periodo in cui cominceranno di nuovo tutti i lavori del giardino. È vero che mancano circa 2 mesi e qualcosa, però il tempo vola e quindi teniamoci preparati, soprattutto magari cominciando in questo periodo di riposo in giardino nostro, perché non ci sono magari tanti interventi da fare, ma più che altro a cominciare a segnarci magari sui taccuini, sui nostri quaderni, i lavori che sono da fare, quindi venire qui in giardino con un taccuino e cominciare a segnare tutti i vari progetti. Questo ci porterà poi ad avere una scaletta ordinata sui lavori che sono da fare in giardino, quindi possiamo approfittare per fare questo in questo periodo. Adesso vi saluto, torno a casa perché comincia a fare di nuovo un pochettino freddo, anche la mia gola la sento particolarmente fredda, visto che ho avuto un'influenza, è meglio che me la tengo un po' al caldo, e ci vediamo presto, dai. Ciao a tutti e grazie, e ad un prossimo appuntamento in giardino come sempre. Ciao, grazie, ciao ciao.